Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video per la prima volta dopo tantissimi anni, da quando ho iniziato proprio la mia avventura su YouTube. Ti porto anche io la mia recensione personale di uno snoot, ok? Ma non il classico snoot che tutti voi conoscete, ma bensì di uno snoot ottico. Un proiettore, eccolo qui, lo conoscete tutti, lo do per scontato, va molto di moda negli ultimi anni. Trovi tantissimi contenuti sia su questa piattaforma sia su Instagram, quindi sono sicuro che lo conoscete tutti. Questo è uno snoot che, come vedi, ha delle dimensioni molto generose, ma il modello che ti porto oggi di Small Rig ha delle dimensioni molto contenute. Le puoi osservare, sta praticamente nel palmo della mia mano. Diciamo che ha lo stesso volume di un obiettivo fotografico, quindi lo puoi tranquillamente porre nella tua borsa fotografica, quindi non hai bisogno di un ulteriore zaino da portare con te nelle tue uscite fotografiche. La differenza la potete osservare tranquillamente, ok? In commercio ci sono tantissimi tipi di snoot, io non li conosco tutti e non ho neppure intenzione di conoscerli tutti, ne possiedo 3, questo è il quarto. Questo attualmente sarebbe quello più compatto, però rimane sempre il modello di Small Rig, attualmente quello più portatile. Quindi ti invito a guardare questo video fino alla fine, ti faccio un piccolo esempio di come potresti anche utilizzarlo. Cosa molto importante ragazzi, quando parliamo di spotlight, mi raccomando, devono essere sempre in metallo, come in questo caso. Ha il suo peso importante, come ti dicevo, 1 chilo, che non è affatto poco, ma al suo interno abbiamo parecchie lenti. Non dico che questo mini spotlight sia il top, ma non è neppure un giocattolo, questo deve essere chiaro. Costruito in metallo, come ti dicevo, e devono essere costruiti in metallo, perché qui raggiungiamo, soprattutto quando andiamo a utilizzare illuminatori a luce LED, teniamo acceso per parecchio tempo e soprattutto andiamo a aumentare la potenza, temperature molto alte, quindi capisci bene che la plastica non è il materiale che potremmo usare su uno snoot ottico. Abbiamo anche qui degli inserti in gomma, ok, ma soprattutto la gomma che troviamo in questa ghiera, che è quella che ti consente di andare a regolare la messa a fuoco della texture che vai a proiettare proprio nello sfondo, è molto precisa. Una cosa che mi piace un po' meno di questo mini spotlight è questo adattatore che ti consente proprio di andare poi a introdurre i gobbi che ti danno in dotazione a quelli che andrai a acquistare separatamente. Sarebbe stato più opportuno farla decisamente migliore, soprattutto l'aggancio, che non mi dà la sensazione che rimanga collegata bene. Devi prestare attenzione proprio quando vai a modificare l'orientamento. In questo caso sto utilizzando una luce a 60 watt, tu ci puoi collegare quella che ovviamente già possiedi, da 100 da 200, anzi forse meglio. Io personalmente, quelle poche volte che utilizzo uno snoot ottico, utilizzo un flash, anche perché faccio utilizzo di questo tipo di attrezzatura solamente in studio, scatto di solito f8 o f11, quindi il flash è decisamente più indicato. Ti faccio vedere adesso un esempio pratico di come utilizzare questo snoot ottico di Small Rig. Qui abbiamo un manichino che ci servirà proprio per far vedere un esempio pratico di utilizzo di questo snoot. Ovviamente devi avere 2 luci LED. Andiamo a togliere tutta la luce naturale perché voglio dare un aspetto, diciamo, più interessante. In questo caso la luce che proviene dalla finestra non rende praticamente l'effetto che piace dare quando vai a utilizzare questo snoot. Cosa molto importante ragazzi, allora, questo mini snoot di Small Rig ha l'attacco proprietario. Cosa vuol dire? Che dovresti utilizzare illuminatori proprio con questo attacco, come il modello da 60 watt che sto utilizzando in questo momento, che ha una batteria al suo interno, una batteria che ha una discreta autonomia. Oppure il modello da 100 che adesso ti farò vedere, poi c'è anche addirittura il modello RGB, quindi puoi proiettare questi 10 gobbi, uno dei 10 gobbi che ti danno in dotazione, anche a colori, quindi una vasta scelta. Comunque se tu hai già acquistato il tuo illuminatore e ha l'attacco Bowers Mount, Small Rig mette a disposizione, acquistandolo separatamente, l'adattatore, quindi puoi collegare questo snoot anche a un illuminatore con l'attacco Bowers Mount. Per quanto riguarda i gobbi, che sono questi di forma circolare, sono in metallo, lamierino,
sono 10 texture, una diversa dall'altro, alcune sono carine, alcune no, ma ti do una buona notizia: se magari sei alla ricerca di quella texture che magari hai visto da qualche youtuber, le puoi trovare tranquillamente su AliExpress e eventualmente credo anche su Amazon, anche se lì non ho fatto una ricerca. Comunque mi raccomando che siano in metallo, perché qui abbiamo una temperatura che sale soprattutto quando vai a alzare la potenza, e deve avere questo diametro, perché se magari li ordini decisamente più grandi non entrano sull'adattatore che devi infilare all'interno proprio di questo snoot. Vado alle ciance ragazzi, iniziamo la registrazione, mi porto il display a mio favore così vado meglio a commentare quello che vado a effettuare. Comunque vedete esattamente quello che vado a registrare con la 6007, quindi sensore APS-C, e vado a utilizzare un 35 equivalente, che è più che sufficiente per il tipo di video che voglio ottenere. Ok, il manichino è a 2 metri di distanza da questa parete, e questa lente che ho inserito ha un'apertura massima che vado a utilizzare proprio di f2.8, quindi non è che alle spalle proprio di questo manichino otteniamo uno sfocato interessante, anzi è quasi nullo. Dovrei portarlo più avanti e quindi sicuramente anche chiudendo f2.8 andiamo a sfocare quello che abbiamo alle spalle, ma in questo caso non è proprio lo scopo di questo video, perché innanzitutto adesso vado esattamente a proiettare un gobbo che simula proprio la tenda veneziana, e ti faccio vedere che eventualmente la andiamo proprio a sfocare direttamente dallo snoot, che si fa in maniera decisamente semplice. Ok, quindi detto questo, adesso andiamo a illuminare il viso di questo manichino, così ci rendiamo conto. Però avviamo la registrazione così ti rendi conto della luce che abbiamo in questo momento, in questo soggiorno, che praticamente è nulla, abbiamo solamente questa bajoux e mi crea proprio questa leggera backlight sui capelli, ma più che altro va a illuminare la parete, la rende più interessante. Dovrei spostare magari questo manichino, ma lasciamolo là. Ok ragazzi, quindi detto questo, io sto registrando a 30 fotogrammi al secondo, quindi ho messo lo shutter speed a un 60esimo, ISO 100, e sto utilizzando l'apertura massima di questo obiettivo, cioè f2.8. quindi prima di inserire questo gobbo su questo snoot andiamo a dare un po' di luce nel viso di questo manichino, quindi vado a utilizzare questo illuminatore da 100 watt di SmallRig. Non mi servono 100 watt, lo dico subito, anzi me ne servono giusti la metà, quindi potrebbe essere sufficiente tranquillamente un illuminatore pari a quello che vado a utilizzare sullo snoot da 60. Ok, comunque questo abbiamo, e come vedete adesso il viso di questo manichino è illuminato bene, abbiamo anche un po' di ombra nella parte opposta, quindi è diciamo più interessante, e come vedete lo sfondo rimane molto buio, che è decisamente quello che volevo ottenere. Allora in questo caso adesso diamo un po' di vivacità proprio alla parete inserendo questo gobbo, che è praticamente quello che va a simulare proprio la tenda veneziana. Quindi questo è il supporto dove lo vai a infilare. Ok, il senso, il verso non ha importanza, anche l'orientamento scegli tu. Dopo comunque potrai ovviamente regolare una volta infilato proprio con questa maniglia l'angolazione, proprio per renderlo decisamente correttamente giusto sulla parete. Quindi accendiamo questo illuminatore, lo snoot è già collegato, e in questo caso abbiamo un cerchio, ok, perché non c'è nessun gobbo all'interno. Quindi qui abbiamo la fessura sotto, che potrebbe essere anche superiore in base a come vai a agganciare proprio lo snoot sul tuo illuminatore. Io in questo caso ho optato per sotto, e in questo caso appena lo infilo, come vedi, è storto, e quindi la vado a regolare proprio ruotando questa levetta, e quindi la vado praticamente a raddrizzare. In questo caso, come vedete, è anche un po' sfocata. Supponiamo che voglio la tenda veneziana praticamente a fuoco completamente, quindi basta agire proprio sullo snoot, come quando vai a regolare sul tuo obiettivo manuale per la messa a fuoco. Ecco che in questo caso è completamente nitido,
però ovviamente è meno realistico, quindi se vogliamo simulare proprio una tenda veneziana andiamo a sfocare un po', quindi vado a girare un po' lo snoot, adesso forse troppo, e come vedi in questo caso abbiamo una tenda che sembra, diciamo, più realistica. Per quanto riguarda la dimensione, in questo caso, non avendo uno zoom per quanto riguarda questo punto di vista, per avere una tenda, diciamo, più grande sulla parete devi allontanarlo proprio dalla parete, quindi dovrei io alzare questo stativo e portarlo un po' più indietro, invece se la vuoi più piccola lo porti leggermente più avanti. Ma alla fine quanto costa questo mini spotlight e ne vale la pena? Però prima di svelarti il prezzo voglio farti vedere, anzi conoscere al volo altri due prodotti che recentemente sempre questa azienda SmallRig ha rilasciato in commercio proprio nel loro catalogo. Allora, parlando sempre di Spotlight, c'è anche questa versione, diciamo, pronta all'uso, compatta, tascabile, ok? Praticamente basta accenderla, inserire il gobbo e sei pronto da utilizzarla o nelle tue foto o nei tuoi video. Abbiamo una potenza di 10 watt, quindi capisci che non sono moltissimi, però in certe situazioni, soprattutto se pensi di utilizzare una cosa del genere di sera quando non c'è luce, può essere decisamente molto interessante e utile, ok? Abbiamo 10 gobbi in dotazione, abbiamo praticamente tutto quello che ti serve, perché non devi preoccuparti di portare via nessun tipo di illuminatore, perché hai già tutto a portata di mano, perché abbiamo una luce LED, una batteria integrata che può essere ricaricata con un normale caricatore del telefono, costruito completamente in metallo. Anche in questo caso puoi andare a regolare proprio la messa a fuoco con questo mini zoom. Prodotto tascabile, consigliato, che costa più o meno 50 euro, e cosa interessante, qui abbiamo anche 4 colori. Poi prodotto che io ritengo decisamente molto utile, soprattutto nel caso di quello che abbiamo visto poco fa con quell'esempio, potresti anche creare un setup più interessante introducendo proprio nello sfondo una luce colorata. Ecco che potresti adottare questo pannellino che è RGB ma anche CCT, quindi hai tutte le possibilità, puoi creare tutti i colori. Abbiamo una batteria integrata, una cosa molto importante, abbiamo una potenza da 25 watt, che sono decisamente importanti, perché quando parliamo di RGB ovviamente la potenza è limitata per quanto riguarda proprio il LED. Questa è una cosa che non tutti ovviamente sono a conoscenza, e quindi 25 watt fanno la differenza. Altra cosa molto importante è che questo pannellino che è raffreddato da una ventola che praticamente sarà sempre accesa, si sente, non sto dicendo che sia totalmente silenziosa, ma supponiamo anche che tu vai a registrare un video dove stai parlando e la tieni a 1 metro di distanza, il rumore, ovviamente, a patto che utilizzi dei microfoni come un lavalier o un microfono direzionale, il rumore di questa ventola praticamente non si sentirà nella tua traccia audio. Costruito bene, in dotazione tra l'altro ti danno anche un pannellino magnetico. Altra cosa molto importante, anche la parte posteriore è magnetica, quindi lo potresti attaccare proprio su un palo, sul frigorifero, giusto in quei casi dove non hai un assistente o non vuoi utilizzare uno stativo. In conclusione, quanto costa in realtà questo SP Mini di SmallRig? Allora, il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 140 massimo 170 euro, ok? Dopo ovviamente fate anche voi una ricerca, controllate sui soliti siti dove di solito acquistate attrezzatura, soprattutto quando parliamo di SmallRig. A mio modo di vedere il prezzo è corretto, non è esagerato, soprattutto per quello che offre e quello che ti danno, ok? Ripeto, spendendo di più possiamo comprare decisamente dei snoot ottici decisamente migliori, più professionali, però nel complessivo, quando sei alla ricerca di uno snoot portatile, questa soluzione che ci ha dato SmallRig è più che accettabile, ok? Non è affatto un giocattolo. Ripeto, l'unica cosa che a mio modo di vedere dovrebbe essere rivista è proprio
l'inserimento di questo adattatore con i gobbi, perché non mi dà la sensazione che rimanga proprio ben fermo all'interno. Magari un piccolo magnete sarebbe sufficiente. Ok ragazzi, quindi vi saluto, chiudo qua questo video. Come al solito, se avete domande da pormi in base proprio a quello che avete visto nel video di oggi, anche per gli altri due prodottini di Small Rig, vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao e alla prossima.